Basta Franco, non ce la faccio più. Adesso scappo con la prima che incontro. Buongiorno amici del canale. Ma no. Perché? Io lavoro, va? Allora Emma, oggi facciamo vedere come creare una parete di piastrelle senza avere le piastrelle. Sì. Perché noi ci siamo un pochettino stufati di questi rivestimenti che dopo qualche anno poi passano di moda, ci stufano. Le persone quando ristrutturano tendono a lasciare le pareti così. E devono essere pareti intercambiabili, lavabili e che se uno si stufa del colore o dello stencil o di qualsiasi tipo di modanatura si cambia con facilità. Quindi stendiamo una prima mano di Magic Wall Sugar Paper e poi vi faccio vedere come iniziamo con la magia. Partiamo! Io e Emma abbiamo una parete mediamente grande. Quanti metri saranno? 4? Hai misurato prima? 4? Sono 3,80 m, con quell'angolino fai 5 metri. Ok, 5 metri lineari più o meno per sicuramente 3 metri di altezza. Faremo con lo sugar paper tutta questa parete qui e quella paretina lì, vero? Usiamo il pennello Merlino perché è un pennello veramente veloce e facile, nel senso che ha delle belle setole tozze, ha un bel serbatoio e per noi è facilissimo finire questa parete entro pranzo, perché io voglio uno spaghettino fatto bene. Quindi mano ai pennelli e usiamo direttamente la latta. Noi abbiamo già scaraffato prima per essere un pochettino più improvvise nel lavoro, visto che comunque abbiamo scatoloni in giro e un po' di disordine. Quindi abbiamo già scaraffato, ma comunque manterrò la pittura in movimento perché lasciando qua dentro il bastone per girare, spesso daremo una girata. Occhio, ricordate sempre che se volete del tempo avere la possibilità di ritoccare le pareti, non si va a diluire mai la pittura. Magic Wall dà il massimo, il 100% se usata pura, perché è idrorepellente, lavabile, come vi dicevo prima, e anche antimuffa. Ma se me la diluite, quando fra qualche anno andrete a fare un ritocchino perché avete graffiato il muro, in quel caso non si potrà, quindi mai diluire le pitture. Allora, partiamo? Partiamo. Carico bene il pennello, così il serbatoio che c'è all'interno è bello saturo di vernice, bellissimo questo colore per le pareti, e inizio a stendere con una pennellata molto leggera, molto vellutata, senza problemi. Io utilizzerò questo metro di misura perché da qui a qui ci sarà una sorpresa fra un po'. Quindi Emma, adesso io passo, poi ricordati di segnarlo con lo scotch. Sì, ho misurato prima. Grazie. Guardate che bello, lo sugar paper ha all'interno pigmenti ovviamente azzurri, ma che hanno anche un leggero riporto grigio, quindi lo spengono, non è un azzurro baby, è un azzurro molto molto bello. Ovviamente qua diamo una prima mano su pareti nuove, quindi sono state pareti rasate che hanno ricevuto una mano di pittura bianca classica murale, quindi oggi io stenderò Magic Wall come prima volta. La pennellata è molto liscia e fluida, non mi preoccupo di come stendo la pittura perché io non voglio impazzire dietro a lisciature o altro, ok? Ricordate sempre che se fate quello che ho appena fatto io, quindi quando la pittura asciuga, inizia a asciugare, ripassate, invece di coprire, togliete, perché lei sta già asciugando, quindi quando sente la pittura leggeri, non preoccupatevi, iniziate a colorare e andate avanti pian pianino senza pensare a dove e come colorare. Colleghiamoci sempre alla prima parte in cui abbiamo steso, in modo da pian pianino allargare il raggio colorato. Quando il pennello inizia a essere asciutto e non ha più nulla da dare, non ostinatevi a coprire, perché spesso si pensa di risparmiare sia diluendo le pitture che tirando la pittura, sbagliatissimo.
meno tiriamo la pittura, meno diluiamo, meno stiamo lì a raschiare il fondo del barile col pennello e più invece si copre, più si ottimizzano i costi. Qua è importante andare dove ci sono le prese in modo molto preciso. Noi abbiamo tolto i copripresa e andiamo col pennello in modo molto delicato e liscio, senza macchiare il frutto della corrente. Vedete? In questo modo non è il caso di mettere nessun nastro carta, facciamo ancora prima. Bello, copre tantissimo e questa tonalità quando asciuga mi piace veramente tanto. Emma, che dici? Molto bello, sì. Bene. Da luce. La prima mano è quasi finita e in realtà ha coperto benissimo, c'è già uno sfondo azzurro totale molto molto bello. Sicuramente ne darò ancora una, sempre pura, mi raccomando non diluite se non si vedono i rattoppi. Stendiamo una seconda mano di pittura su tutta la parete. In realtà in alcuni punti quasi non c'era bisogno, però visto che sono le prime mani di vernice che riceve questa casa e passiamo da un bianco totale a un colore, è bene dare due mani, così è bello pieno e bello corposo. Si stende che è una meraviglia. Ricordate, nella seconda mano solitamente si utilizza molta meno pittura rispetto alla prima mano, anche perché il muro è liscio e assorbe molto meno, quindi c'è un risparmio. Creiamo la miscela per fare lo stencil. Uso Metallic Cream e all'interno ci metto un po' di Magic Wall Dark Sand. Ho scelto il Dark Sand perché mi piace tantissimo abbinare il Dark Sand allo Sugar Paper e quindi anche se sarà una velatura, una tonalità leggermente sabbiosa, toglierà via il colore troppo bianco che oggi non mi piace della Metallic Cream, oggi non mi serve. Quindi pulisco bene tutto il barattolo perché sicuramente lo userò tutto per questo progetto. Mettiamo un goccino di Dark Sand. Ricordate che se ne mettete troppo colore poi la crema può anche diventare troppo liquida, quindi valutate bene. Però è anche una cosa positiva perché ci sono per esempio mesi dell'anno in cui fa molto molto caldo e l'addizionare la Metallic Cream con un po' di Magic Wall aiuta il prolungamento dell'asciugatura, quindi la Metallic Cream non vi secca e avete più tempo per averla bella cremosa e lavorarla sulle superfici. Oggi io devo andare in verticale perché devo creare un pattern sulla parete, quindi non posso avere una Metallic Cream troppo liquida, però guardate, ho ottenuto una tonalità perfetta ed è ancora ben cremosa. Non è troppo liquida. Se volete potete anche aiutarvi nel miscelarla con la palettina, in questo modo si fa anche prima, e avrete una densità perfetta ma anche una cremosità perfetta. Ora organizziamoci e iniziamo con il muro.
Io adoro le piastrelle che ci sono nella mia casa. Grazie Emma. Però quelle sono piastrelle vere, fatte a mano una ad una. E non ho nessuna intenzione di replicare né quella spesa né quel lavoro su questo muro, ma lo farò in modo molto più furbo con questo stencil che ho chiamato la cucina di Elisa. Che fantasia! In effetti alla piastrella, che è proprio grande come la mia di casa mia, andrà a riprodurre questo mosaico in rilievo materico. E sarà una cosa anche interessante, perché le persone che entreranno, vedete che andranno vicino e cercheranno di vedere dove c'è la fuga della piastrella e non la troveranno. Quindi vado e parto dall'angolo. Perché? Perché dovendo riprodurre questo disegno su tutta la parete, ho bisogno che qui, nel punto in cui interseca, sia baciato a destra e a sinistra. La sovrapposizione deve essere perfetta. Quindi per non sbagliare mi conviene partire da qua. Emma, tu hai misurato prima e di altezza dovevamo arrivare a 85 da sotto. Va bene, quindi vai e dimmi a che altezza mi devo fermare. Allora, scendi pure. Vai, vai, vai. Così sei a 86, ancora un po' più in giù. Ok. Io ed Emma stiamo mascherando la fine delle cementine perché vogliamo che nella parte superiore la finitura sia a punta, quindi vorrei vedere la mia piastrellina intera. Questo perché? Perché non è detto che in tutte le cucine nella parte superiore ci siano degli sportelli. Per esempio in questa cucina non ci saranno solo 2 piccoli sportelli e una cappa. Quindi è brutto vedere, per esempio, come qui, la spatolina che arriva e fa la cementina a metà, la piastrellina a metà. Uguale ai lati. Noi vogliamo essere sicure che ogni piastrellina singola sia perfettamente piena e quindi rischiamo che facendone metà, in questo caso come facciamo spesso sui mobili, si vada a seccare in tempistiche differenti. Che cosa vuol dire? Che potrebbe vedersi leggermente lo scalino e non voglio carteggiare. Quindi mascheriamo le parti laterali e le parti superiori in modo che con la spatolina, quando vado a stendere la pasta materica, non vado a sporcare. Noi con una decina forse massimo di ripetizioni di questo stencil faremo tutte le piastrelle, quindi pensate che risparmio. Adesso io prendo la mia spatolina Cenerentola, che è una spatolina perfetta per fare questi effetti materici leggermente a rilievo, un goccino della mia pasta materica appunto addizionata con Magic Wall e inizio il divertimento. Ovviamente non dovete sbavare e non dovete far andare sotto la crema, la pasta. In questo momento io vado un pelino più diciamo liscia e quindi si vede leggermente in alcuni punti sotto perché aspetto che asciughi. Questo mi aiuterà a far sì che nel momento in cui il primo strato di Materia Cream sarà leggermente asciutto, non asciutto completamente, io possa passare una seconda volta la pasta materica. In questo modo sarò sicura che non mi cola sotto e avrò uno spessore più elevato, quindi faccio una prima passata e poi fra pochi istanti ripasso una seconda volta. Si asciuga veramente molto in fretta perché qua ho messo il climatizzatore impostato sui 22 gradi più o meno, Sì. e quindi abbiamo un'aria secca e calda in questa casa. Ricordate sempre che non è tanto la temperatura quanto la secchezza dell'aria a permetterci di asciugare in modo più veloce pareti, mobili e altro. Ok? Quindi prima passata guardate come sta già asciugando, guardate. Quindi nel momento in cui voi farete una seconda passata, vedete con Materia Cream, la piastrellina sarà perfetta. Quindi il trucco anche in verticale per non colare è prima passata più rada, più leggera, quasi vuota, quasi scarna, che faccio la base aggrappante e poi darle una seconda che sia così, perfettamente riempitiva.
Togliamo lo stencil piano piano e mostami vicino e vediamo se sono stata precisa. Ovviamente questo stencil ma adesso non lo andiamo a lavare perché noi lo utilizziamo di nuovo sull'altro lato. Che dici? Sì. Ok, se tu continui così io vado nella parte superiore e mi occupo della parte più alta, cercando di evitare di sbavare. Wow! Bello, ti piace Emma? Molto. Franco, ti piace? A me piace veramente tanto, anche perché non si nota che non sono cimentine ma che è uno stencil, mi piace tantissimo. Sono contenta di non aver fatto questa mezza piastrella perché ora per noi sarà molto più facile riposizionare utilizzando questo come metro di paragone per avvicinarci al resto. Ho usato pochissimo Material Cream e credo che con 2 barattolini riesco a far tutto perché la Magic Wall allunga moltissimo i tempi di asciugatura. Ora Emma, tu continua da questo lato, io continuerò poi da questo e ricongiungiamo questa piastrella per andare avanti in questo modo, va bene? Continuiamo. Vedete, abbiamo riposizionato lo stencil in questo modo utilizzando questa parte. Adesso l'altro stencil, ne abbiamo 2 noi per far prima. Emma continuerà senza togliere via lo scotch in questo lato e io continuerò su questo lato. Come vedete questa mezza piastrella già creata va a finalizzarsi con l'altra sua metà. È molto importante quando si fanno questi giochi unire al massimo le punte dello stencil in modo che non si veda poi la differenza una volta che è montato. Mi raccomando, è un bel colpo d'occhio. Poi sapore la presa. Bellissimo, il congiungimento è perfetto. Dai una tamponata e continuiamo. Sì. Ok. Stencil finito? Sì. Quante riproduzioni? Secondo me 12 può essere. Perché in alcuni punti abbiamo preferito accavallare un po' di più lo stencil e andare più tranquille, per essere più precise, vero? Se no non abbiamo dovuto rischiare accostare, ma per non sbavare a volte accostiamo un po' di più. È stato molto bello perché comunque questo stencil, essendo molto largo, voglio dire, ti semplifica tantissimo il lavoro. Inoltre abbiamo fatto fuori solo 3 barattolini di Material Cream e questa è la cosa bellissima perché abbiamo creato una superficie materica molto spessa solo con 3 barattoli e la superficie invece fatta è molto ampia. Ora proteggiamo il nostro decoro. Il muro è già protetto perché il muro ovviamente avendo Magic Wall sapete che è idrorepellente, quindi lavabile, quindi para tantissimo l'umidità, gli schizzi. L'umidità da condensa, quindi se avete delle case che hanno magari delle pareti col cappotto e delle finestre, degli infissi col doppio o triplo vetro, sapete che in questo modo sarete al riparo da tantissimi inestetismi dovuti magari alla condensa, alla poca apertura delle finestre, al ricircolo di aria. Quindi mi raccomando, Magic Wall anche per questi motivi. Inoltre è lavabile, profuma, un odore fantastico ed è molto molto pigmentata, quindi la tonalità ha coperto benissimo e tiene tantissimo. Protezione però sulla piastrellina mosaico fatta con Material Cream. Questo è fondamentale perché dobbiamo lavare comunque le piastrelle quando cuciniamo. Passo il protettivo satinato. A me piace che sia uguale alla parete, quindi Magic Wall semisatinata, piastrellina diventerà semisatinata. Ho messo il 20% di acqua dentro il protettivo satinato, l'ho messo in questa vaschetta bianca e lo utilizzerò con il rullo. Quindi il rullo, quello a peletto corto, il nuovo rullo che ha un peletto in microfibra che stende senza lasciare segni, diventa proprio vellutata la superficie e non si vedrà comunque il passaggio del rullo. Mi raccomando,
pochissimo prodotto, quindi vedete io lo lascio proprio scolare bene, perché comunque questo peletto trattiene un bel po' di prodotto. Mettetene poco, vedete, scolo bene e vado a proteggere. Ma mi aiuta a tenere fermo lo stencil, perché comunque passando il rullo rischio che si sollevi leggermente. In realtà farò 2 passate con il rullo, perché voglio proprio che sia ben protetto, però devo aspettare che ovviamente la prima sia bella asciutta. Guardate che non faccio fatica, non faccio nessun tipo di fatica. Con il rullo passo una volta, il peletto del nuovo rullo mi aiuta a essere super coprente, infatti guardate che stendendo non fa bolle, non lascia segni ed è veramente veloce. Qua che sono al lato stendo in modo diagonale e voilà, avete visto? È facilissimo. Vi renderete conto utilizzando questo rullo che è veramente una finitura modernissima. In realtà non si nota proprio il passaggio del supporto che comunque dipinge, quasi non si nota nulla. Anche qua mi sono accorta che mancava solo perché lo vedevo leggermente più chiaro. Anche qua chiaro, è normale che su piastrelline, le chiamo piastrelle ormai, dove io andrò con una finitura di questo genere, preferisco dare comunque 2 passate di protettiva, in modo che anche se in futuro si userà la spugna col sapone sarà più protetto. Allora adesso togliamo, spostiamo e voilà, ho fatto tutto, ma non si vede praticamente. Mi sembra di non aver dimenticato nulla. Mi sembra completo. Vero? Ok, togliamo lo stencil e voilà. Adesso continuiamo. Se dovete spostare lo stencil per continuare a proteggere, mi raccomando, almeno le prime file asciugatele con un fono, così non facciamo pasticci. Anche questo restyling È finito. finito per metà. Mancano ancora diciamo il fissaggio del piano di cottura, manca ancora il lavello, mancano i pensili da appendere, però questo non tocca a noi, per fortuna verrà qualcuno a farlo e a sistemare il tutto. Questa è una cucina che è stata riadattata e quello che ci interessava di più, oltre a salvare i mobili e comunque farli star bene, quella parete che è stata volutamente scelta di qualche tonalità più scura per far esaltare i pensili anche della cucina, era far sembrare il tutto bello e fresco, vero? Sì. Senza il dispegno oneroso comunque del rivestimento delle piastrelle. Ci sono delle volte in cui si mettono, sono bellissime, abbiamo piacere di mettere le piastrelle, ci sono delle volte in cui vogliamo evitare, o per questioni economiche o per questioni di smantellare quelle che ci sono, cambiare. Sappiate d'ora in poi che se volete si può creare un rivestimento con una piastrella finta. Ti piace? Sì, molto. Cosa ne pensi? Penso che sia adatto all'ambiente, comunque è un disegno moderno ma raffinato, non freddo. E a me piace perché sono proprio di casa mia. Scriveteci nei commenti, mi raccomando, se vi è piaciuto, che cosa vorreste vedere nei prossimi tutorial e iscrivetevi al canale perché è importante per noi. Al prossimo restyling. Ciao ciao! Ciao!